Ciao Rangers, bentornati in una nuova tier list. Oggi valuterò tutti i Green Ranger. Per chi non lo sapesse, nella lettera S andremo a inserire i migliori Green Ranger, mentre la lettera D indica il livello più basso. Io lascio qui sopra nelle schede la playlist che contiene tutte le tier list che ho fatto. Io vi invito a lasciare un like e soprattutto l'iscrizione attivando la campanella, così non vi perdete nessun video su Power Rangers. Detto questo, possiamo partire. Allora, a differenza delle altre volte, io seguirei l'ordine cronologico. Abbiamo ovviamente la nostra solita wiki, quindi partiamo da Tommy. Ovviamente Tommy lo inseriamo in S. È uno dei ranger più iconici dell'intero brand, forse il più iconico. Anche nei reboot lui dovrebbe esserci, la figura di Tommy ovviamente dovrebbe esserci. Lui ha anche una storia incredibile, Tommy in generale, però questa volta dobbiamo valutare il Green Ranger, parte cattivo per poi diventare buono, per poi perdere i poteri, la candela, il legame con Rita, appunto, che nasce per contrastare i vari Rangers. Tra l'altro lui inizialmente doveva fare solo questa comparsa nel mondo di Mighty Morphin, poi il pubblico lo amava e l'hanno, diciamo, rimesso in gioco. Tommy iconico, non può essere in S, probabilmente il migliore di questa tier list. Meriterebbe forse una classe superiore, classe proprio Tommy, però mettiamolo in S per il momento. Quindi Tommy ovviamente va in S. Il secondo è Adam Park. Allora, Adam, per chi ha visto un po' i miei video, le mie classifiche, io lo amo. Anche lui, Adam, mi piace particolarmente come Rangers, molto pacato. E Adam va lì. Nasce come Black Ranger, ha il compito di subentrare a Zack, secondo me lo fa egregiamente, per poi diventare il Green Ranger nella serie Zio. Quindi Adam anche lui va in S, lo rivediamo anche nelle stagioni successive, nei panni sempre del Black Ranger. Forse è quello, diciamo, che lo lega un po' di più rispetto al Green Ranger. Ecco, quando pensiamo ad Adam forse lo pensiamo più nei panni del Black Ranger che del Green Ranger, però Adam va comunque, secondo me, nella classe S. Poi abbiamo qui appunto Adam sceglierà nella serie Turbo il suo successore Carlos. Diciamo che Adam dà il meglio nella serie Zeo, ecco. In Turbo lo vediamo poco. Infatti poi abbiamo Carlos. Allora, Carlos io forse lo metterei un gradino più sotto. Però mi piace perché comunque lui diventerà anche un ottimo Black Ranger nella serie In Space. Io Carlos lo voglio premiare e lo mettiamo in A. Forse non a livello appunto di Adam e di Tommy, però secondo me una lettera A se la merita. Ovviamente fatemi sapere sempre nei commenti cosa ne pensate. Continuiamo la nostra tier list. Allora, abbiamo Demon di Los Galaxy, penso che sia questo. Eccolo qui, sì. Fatta un po' male questa tier list. Allora, lui sono indeciso tra metterlo in S oppure in A. Lui mi piace un sacco il meccanico. Io lo metto in S, probabilmente. È uno dei miei Green Ranger preferiti. Comunque lo rivediamo poi ritornare nella battaglia leggendaria. Io lo metto in S. Mi è sempre piaciuto. Se non mi sbaglio, poi è anche uno dei primi che si vede forse in Los Galaxy. Vado un po' a memoria. Però comunque a me piace. Il meccanico di Los Galaxy. Io lo voglio premiare. Andiamo avanti poi. Poi abbiamo l'Axpeed Rescue. Abbiamo il nostro cowboy Joel. Allora, lui il rubacuori. Eh, Forse lo metterei in B oppure in A a livello di Carlos. Non lo so. Mi piace però fino a un certo punto. È particolare come Green Ranger, ripeto, come anche l'hanno caratterizzato. Forse in alcune cose è anche un po' simile a Carlos per certi versi. Però boh, forse lo metterei in B. Poi come al solito al massimo possiamo fare delle modifiche. Poi abbiamo Trip. Ah, Trip è simpatico. Trip mi piace. Trip lo metto in A. Questo potere che ha un po' visionario del suo mondo. Devo fare una storia di Ranger su Trip. Secondo me è interessante. Trip anche un po' ingenuo, no? Sempre un po' trattato un po' così nel gruppo.
Però dai, Tripoli si vuole bene solo a vederlo. Andiamo avanti, andiamo con Cam. Allora, Cam, ecco, Cam forse lo metterei in C. Cam mi piace un po' meno. Diciamo che secondo me in questa stagione Ninja Storm si perde un po' di carattere ogni personaggio. Cam non mi fa impazzire. Subentra ovviamente in corso nella stagione. Però, boh, Cam mettiamolo in C per il momento. Dai, sì, mettiamolo in C, che comunque non è male, eh. Alla fine per me, comunque anche la lettera D non è mai un'insufficienza. Andiamo avanti. Quindi, Cam l'abbiamo fatto, Bridge. Allora, Bridge, che anche lui da Green Ranger, poi diventa Blue Ranger, Red Ranger, beh, pure Bridge pure un grande. Allora, Bridge, dove stai Bridge? Vediamo un po'. Ah, dovrebbe essere lui, quello con lo scudo, perché nel fumetto poi... Ah, non eccolo qua. Perché so che nel fumetto poi lui acquisisce, se non mi sbaglio, lo scudo. O forse non sto dicendo una cazzata, non mi ricordo. Beh, nel fumetto non sono un grande esperto, forse è il figlio di Tommy, JJ, che diventa con lo scudo. Però vabbè. Allora, Bridge potremmo metterlo nella lettera B, forse. Sono indeciso tra metterlo nella B o nella A. Dai, per il momento mettiamolo... No, voglio metterlo in A perché appunto fa questo percorso, no? Proprio che sale di responsabilità fino a diventare Red Ranger. Quindi lo metterei in A per il momento. Sì, dai, mettiamolo in A. Mi piace Bridge. Vediamo un po'. Xander, porca miseria, ragazzi. Xander è un altro che secondo me... Dove stai Xander? Eccolo qua. Xander è un altro che si merita la lettera S. Mi piace. Mi piace poi nello speciale anche di Operation Overdrive quando ritorna. Dai, Xander pure è figo. Vediamolo un po', Xander, eccolo. Grande Xander. No, dai, Xander pure è uno dei miei preferiti in generale. Forse mi piace particolarmente come stagione. Anche su di lui dovrei fare una... eccolo, guarda che figo. Dovrei fare una storia di Rangers. Non mi piace tanto questo superpotere che hanno messo con i pugni, diciamo, però... dai, Xander in S, forse non ci saranno altre S. Vediamo un po'. Bah, allora, questo di Jungle Fury... Se dobbiamo valutarlo, cioè... Sto preparando una storia di Rangers su tutti questi Rangers qui particolari. Però lui, boh, lo metterei forse anche un po' fuori classifica. Cioè, comunque particolare, no? Difficile da giudicare, secondo me. Quindi è figo, eh? Forse tra i tre di Jungle Fury insieme agli altri due è il mio preferito, esteticamente parlando. Però è complicato da giudicare. Boh, dai, mettiamolo in D, ma forse lo lascerei proprio fuori classifica. Però giusto per non lasciarlo fuori. Quindi andiamo avanti, seguiamo un po' l'ordine. Abbiamo Ziggy. Allora, Ziggy è particolare perché lui nasce, forse è il meno Rangers di tutti i personaggi del mondo dei Power Rangers, no? Nasce un po' così, quando diventa Green Ranger nessuno ci credeva fino in fondo, no? Dicono ma come? Particolare, no? Dicono ma che... Ziggy, dai, mi piace che anche nel videogioco di Power Rangers Legacy Wars, quando dai colpi tipo si fa male, no? Tutto imbranato, forse unico nel suo genere. Mettiamolo in B. Sì, dai, Ziggy ci sta in B. Ecco, qui secondo me abbiamo già un po' un crollo, tra virgolette. Abbiamo Mike. Mi ricordo una puntata particolare che era molto figa, dove tipo acquisisce un nuovo potere. Anche se Mike poi lo rivediamo in Super Mega Force. Mike. Allora, Mike, eccolo qui. Forse lo metterei in B, Mike. O in B o in C. No, forse in C metterei altri, che adesso ci arriviamo. Comunque mi piace quando ritornano i Power Rangers nelle stagioni successive. Mettiamolo magari in B. O in B o in C, Mike. Sono un po' indeciso, sinceramente. Vediamo un po'. Ecco, qui abbiamo Jack. Super Mega Force ha tanti difetti, probabilmente anche un po' i Rangers.
Jack, non posso metterlo in alte posizioni, mettiamolo in C. E sono buono. Mettiamolo in C e anche quello successivo. Anche lui di Dino Charge. Lo mettiamo. Tra l'altro, se non mi sbaglio, lui insieme al Pink Ranger, tipo nello speciale della stagione successiva, in una cosa del genere, lui era appunto l'unico, comunque appunto insieme ad un altro che non c'era. Allora, è interessante perché lui è il cervellone del gruppo, no? Solitamente è il Blue Ranger ad essere quello un po' più intelligente. Ovviamente abbiamo anche dei casi precedenti, come Trip. Anche Trip in Time Force era un po' il cervellone. Bah, lo metterei in C anche lui, e non si discute. E poi l'ultimo abbiamo Izzy. Izzy, dove stai? Dove stai? Forse non c'è. Vediamo un po'. Allora, forse non c'è. Ok, vabbè, non hanno creato la card sua, però io probabilmente, cioè io l'avrei messa in S o in A. Comunque un bel personaggio. Anche il modo, no? Molto forte di togliersi la gonna per dare un messaggio, che non è che perché una donna deve avere la gonna necessariamente. Mi è piaciuta questa cosa, come se le sono giocate, anche perché poi in Dino Fury il personaggio in realtà nella versione Super Sentai è uomo, quindi non ha la gonna, quindi hanno voluto fare questa cosa qui, secondo me, anche per questo motivo, però ci stava, secondo me, dare questo segnale, no? Perché appunto di togliersi la gonna, molto forte, non me l'aspettavo quando l'ho vista. E poi, boh, vabbè, qua abbiamo Lord Dragon, Psycho Rangers, Green, vabbè, SPD, anche lui un po' complicato da giudicare. Potremmo metterlo sempre nella lettera D. Difficile. Poi per il resto diciamo che ci siamo. Questi sono i Rangers che compaiono nella stagione, che sono quelli che andiamo poi a valutare. Quindi questa era la mia tier list. Io ovviamente voglio sapere la vostra, quindi lasciate un commento sotto il video. Vi invito ad iscrivervi se non l'avete già fatto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!